tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo semplicissimo progetto. Il punto che ho utilizzato è il punto cesta o il punto canestro, è di facile esecuzione utilizzando della fettuccia. Tutti i materiali che vi mostro in video sono stati acquistati sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito sempre a dare un'occhiata perché ci sono sempre tantissime novità. Per cui iniziamo subito il nostro progetto. Tutto ciò che serve per questo mio nuovo progetto lo trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove oltre tutto ciò che vi sto per mostrare troverete tantissima altra roba. Come base ho utilizzato questa base da 19 cm di diametro blu scuro, già preforata, circa 750 grammi di fettuccia in licra e credo che sia il blu cobalto, blu avio, insomma questo colore molto molto bello. Ho abbinato questi manici sempre blu scuro, 4 moschettoni per agganciare i nostri manici alla borsa e come chiusura questa chiusura a calamita che va cucita all'interno. Per iniziare la lavorazione del primo giro utilizzeremo l'uncinetto 3,5, mentre per tutto il resto della lavorazione utilizzeremo il numero 6, per cui iniziamo subito col nostro tutorial. Iniziamo con la lavorazione del primo giro con l'uncinetto numero 3,5. Ho eseguito il mio cappiettino nella fettuccia e mi inserisco in questa maniera. E come se avete visto gli altri video, il primo giro con la fettuccia, anziché lavorarlo per così, andiamo a fare il punto catenella. Quindi inseriamo, passiamo, lo allunghiamo un pochettino per coprire ed arrivare senza sforzo al secondo foro, per evitare appunto che poi il lavoro si imbarca, per cui facciamo un punto in ogni foro, cioè volevo dire sì, un punto in ogni foro, e lo facciamo così. Allora l'uncinetto in teoria dovrebbe essere quello più grande, ma per farlo passare dal foro devo utilizzare questo, per cui è un po' più laborioso il primo giro, ma poi con l'altro uncinetto il lavoro viene molto più semplice, per cui ci rivediamo non appena arriviamo a questo punto. Eccoci arrivati all'ultimo punto. A questo punto noi tagliamo la fettuccia, estraiamo il filo, perché facciamo adesso l'asola di chiusura, così non si vedrà dove inizia e dove finisce il nostro lavoro. Inseriamo per così e facciamo passare la nostra fettuccia sotto al primo punto effettuato. Ci inseriamo invece nell'ultimo, qui in mezzo all'asola, lo facciamo uscire, già si è formata la nostra asola di chiusura, e poi in questo foro lo stesso filo lo facciamo passare da qui, lo estraiamo, ce lo andiamo a sistemare per bene in questa maniera, ed ecco che non si vede più. Poi questi fili noi li andiamo o a cucire o a passare con l'uncinetto, io lo farò successivamente, ed ecco il nostro primo giro completato. Cambiamo l'uncinetto, prendiamo il numero 6 e iniziamo la lavorazione vera e propria. Facciamo il nostro cappietto, ricominciamo da un punto qualunque e iniziamo a fare tutto intorno, creando qualche piccolo aumento, non in modo, magari dipende dal tessuto che utilizziamo. Io procederò sicuramente ogni 4 punti, ne farò 2 nello stesso punto e procediamo in costa, ovvero anziché prenderlo per così, noi andiamo a inserirci sempre verso l'esterno, per cui in costa dietro, e iniziamo questo giro tutto intorno. Io farò come vi ho detto, inserirò qualche aumento qui e lì ogni 4. Voi ovviamente adatterete questi aumenti in base al filato scelto, filato, fettuccia più o meno grande, anche l'uncinetto la stessa cosa,
potrete decidere di utilizzare un uncinetto più piccolo o più grande, sempre in base a ciò che utilizzerete. Ci vediamo non appena abbiamo completato questo primo giro, per poi fare insieme il punto cesta. Eccoci arrivati all'ultimo punto. Io non chiudo, da adesso in poi lavorerò a spirale, per cui non chiuderò i giri, poi lo chiuderò quando arriveremo all'altezza desiderata e poi vi farò vedere anche cosa farò. A questo punto iniziamo il punto cesta o punto canestro, che poi è la stessa cosa, per cui arrivato all'ultimo punto iniziamo, continuiamo, e il punto canestro non è altro il punto cesta una volta preso nella parte superiore, una volta andando alla base del punto sottostante. Quindi faremo in questa maniera per tutto il tempo della lavorazione senza creare più aumenti, per cui una volta in alto, una volta in basso, una volta in alto e una volta in basso. Ed ecco che si comincia a intravedere la lavorazione. Ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come verrà poi col secondo giro l'effetto della lavorazione. Arrivati alla fine del giro senza chiudere continuiamo, per cui dove adesso qua c'è il punto preso in basso e qua c'è il punto preso in alto, per cui dobbiamo fare viceversa. Qui prendiamo all'inizio, anzi alla base del punto, in quello successivo nella parte superiore. Procedendo si va alla base del punto seguente e qui invece nella parte superiore per creare appunto il punto cesta o punto canestro. Io lo chiamo in tutti e due i modi, per cui non fa differenza. Ed ecco il punto che si vede, per cui a questo punto ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto l'altezza desiderata. Io penso di arrivare a circa 25 cm per fare insieme il giro di chiusura. Allora, abbiamo completato il corpo borsa quasi del tutto. Io come altezza ho raggiunto 25 cm. Adesso ho chiuso con un punto bassissimo e farò l'ultimo giro di contorno sempre di punti bassissimi per creare una sorta di cornicetta. Allora, iniziamo questo giro di punti bassissimi in tutte le maglie che si presentano. E questo sarà il risultato, per cui ci rivediamo alla fine del giro. Abbiamo completato anche il nostro giro di chiusura. Ho chiuso con la sola di chiusura che vi ho fatto vedere precedentemente e ho preso le misure per poter alloggiare questi manici. E prima di alloggiarli ovviamente dobbiamo inserire i nostri moschettoni ed è un'operazione che voglio fare insieme a voi. Quindi togliamo il marcapunti e ci inseriamo, ecco il primo, facciamo la stessa operazione qui, vi faccio vedere almeno un lato insieme e poi noi inseriamo i nostri manici dentro i moschettoni, 1 e 1, 2, ed ecco, e ripeteremo la stessa operazione pure da questa parte e ci rivediamo non appena abbiamo completato. Ed ecco anche questo progetto completato. Ho aggiunto l'altro manico, ho cucito la calamita interna, così viene perfettamente chiusa, ed eccola, è un progetto abbastanza semplice e anche il punto la rende veramente molto carina. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Se ci sono dei dubbi o volete chiarito qualche passaggio, non esitate a contattarmi. Se avete piacere vi iscrivete al mio canale e vi ricordo sempre di guardare il sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete come al solito tantissime novità, e ci vediamo alla mia prossima creazione.